auguri è la prima parola che voglio che tu senta uscire dalla mia bocca per il 2024. Ti auguro con tutto il cuore un anno felice e ricco di soddisfazioni. Questa mattina, come al solito, stavo facendo la mia ormai ben nota routine basata sui 3 elementi chiave che sono caffè latte, panettone e notizie del giorno. Mi ha colpito perché tutte quante le testate riportavano in prima pagina sostanzialmente la stessa notizia, ovvero cercavano di preconizzare quali sarebbero state le tendenze informatiche del 2024. E devo dire che tutte quante più o meno vertevano sugli stessi argomenti, che saranno poi l'argomento anche del video di oggi. Ma prima di cominciare vorrei salutare brevemente ma degnamente questo 2023, che è stato, come ben sai, il primo anno di attività di questo canale e ci ha portato tante soddisfazioni da un lato, ma soprattutto tanti nuovi amici nella community. Allora, bando alle ciance e se ti senti pronto, salpiamo le ancore per questo 2024. Iniziamo! E gettandoci subito nel vivo della nostra tematica odierna, vediamo che le prime 2 tendenze che vengono individuate in maniera più o meno univoca dalle varie testate di settore sono innanzitutto la diffusione capillare della AI, attenzione, cosa a cui non abbiamo ancora assistito perché nel 2023 abbiamo visto un lancio massiccio della AI che non è ancora approdata su tutti quanti i nostri device, e per device intendo sia tutti i nostri computer che tutti i nostri dispositivi mobili e quindi telefonini, tablet e quant'altro. E la seconda notizia importante è la diffusione del nuovo processore quantistico da parte di IBM. Se infatti andiamo ad aprire il sito repubblica.it scopriamo che IBM ha appena svelato il nuovo processore quantistico Heron a 133 qubit. Vedremo tra un istante che cos'è un qubit, perché è importante e a che cosa serve. Ma la notizia davvero importante è questa, e cioè che al Quantum Summit di New York l'azienda ha annunciato importanti passi avanti nello sviluppo di soluzioni quantistiche su larga scala, cioè un'implementazione di massa dell'informatica quantistica. 3 processori saranno integrati nel nuovo computer System 2. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio che cos'è un processore quantistico con le stesse parole di Repubblica. Eccolo qua. I qubit, ovvero i bit utilizzati dai processori quantistici, per dare una rapida spiegazione, sono l'equivalente quantistico dei bit dell'informatica classica. A differenza di questi che, come sappiamo benissimo, possono avere solamente 2 stati, cioè 0 e 1, nei qubit può coesistere una sovrapposizione di stati, cioè un qubit può essere allo stesso tempo un 1, uno 0 o una combinazione di 1 e di 0. Questo permette ai computer quantistici di processare un'enorme quantità di informazioni in parallelo, aumentando potenzialmente la loro velocità e capacità di calcolo per alcune specifiche classi di problemi irrisolvibili in tempi umani con l'informatica classica. Va bene, ma stiamo parlando semplicemente di un processore più veloce o di qualcosa di molto diverso? Cerchiamo di capirlo. E per capirlo bene, partiamo dall'immagine di un labirinto. Se chiedessimo ad un computer tradizionale di risolvere questo labirinto, lui prenderebbe un bit per volta, lo manderebbe all'interno del labirinto e nel momento in cui questo bit dovesse trovarsi di fronte ad un vicolo cieco, marcherebbe quel percorso come non valido per uscire dal labirinto e invierebbe un secondo bit su un percorso differente e così via. Tutto questo fino a quando per forza di cose troverà l'unico percorso giusto che lo conduce al di fuori del labirinto. Ma come si comporta invece di fronte ad un simile problema un computer quantistico? L'approccio è completamente differente. Infatti il computer quantistico non inserirà un bit all'interno di un labirinto, ma inserirà un qubit, ovvero un bit con infiniti stati, ed essendo infiniti gli stati di quel bit, questo sarà in grado di percorrere simultaneamente tutte le strade, trovando istantaneamente la soluzione al problema. E fino a questo punto ben venga l'introduzione del computer quantistico se rappresenta per noi una maggior velocità. Ma cosa succederebbe invece se al problema del labirinto sostituissimo il problema delle password?
Se ben ricordi, tempo fa ti avevo presentato questo specchietto in cui era rappresentata la difficoltà ed il tempo che impiega un computer a trovare una password che non conosce sulla base della sua complessità. Ebbene, con un computer quantistico questa password verrebbe trovata istantaneamente. Comunque non c'è da temere, perché parallelamente è nata una nuova scienza che si chiama Quantum Security, che consente di mettere al sicuro delle credenziali anche contro degli eventuali attacchi quantistici. Naturalmente ci si sta muovendo in anticipo prima che i computer quantistici vengano diffusi e molti enti pubblici, anche italiani, qui siamo sul sito della Camera di Commercio di Cosenza, hanno già iniziato a sperimentare e mettere in pratica i primi accorgimenti necessari a tutelarsi anche da questo tipo di eventuali minacce. Insomma, quello che dobbiamo aspettarci nel 2024 è una completa revisione delle nostre politiche di sicurezza, anche basate sull'uso delle passkey, di cui parleremo in un prossimo video. E che dire invece per quanto concerne l'intelligenza artificiale? Ebbene, è il solito zio Bill ad informarci che, a suo dire, il 2024 sarà un anno esplosivo per l'intelligenza artificiale. In particolar modo, lui prevede un'ampia diffusione dell'intelligenza artificiale nei paesi economicamente più sviluppati, come gli Stati Uniti e l'Europa stessa. Gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale avrà il maggiore impatto saranno innanzitutto quello farmacologico, dove lui prevede la creazione di nuovi antibiotici più efficaci, ma anche, come leggiamo al fondo dell'articolo, oltre alla sanità, l'istruzione, la produttività, l'intrattenimento e lo shopping. Una particolare menzione merita tuttavia a questo proposito l'intelligenza artificiale generativa. Vediamo perché. L'intelligenza artificiale generativa è quella che ho utilizzato per realizzare tutte quante le grafiche che hai visto nel corso di questo video, e cioè queste qui. Si tratta di uno strumento alla portata di tutti ed utilizzarlo è davvero molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è andare su un sito qualunque che si occupa di intelligenza artificiale generativa. Io ho usato Bing e questo indirizzo te lo lascerò direttamente linkato nella descrizione del video, e nel rigo di descrizione semplicemente indicare quello che si desidera realizzare. Ad esempio, io voglio realizzare un'immagine fotorealistica di un orso polare con il tutù che balla il lago dei cigni accompagnato da pinguini. Una volta digitato il prompt, tutto quello che bisogna fare è cliccare sul pulsante Crea ed attendere la creazione dell'immagine. Come puoi vedere, Bing è conscio delle sue limitazioni, infatti ti genererà ben 4 copie dell'immagine in 4 versioni diverse, e il perché lo possiamo capire molto facilmente andando a sfogliarle. Se la prima versione è praticamente perfetta, in cui abbiamo questo orso polare col tutù che balla il lago dei cigni, abbiamo anche un cigno accompagnato da pinguini, se sfogliamo le immagini successive possiamo accorgerci tranquillamente che ci sono delle lievissime dissonanze nel risultato. In particolar modo qui abbiamo una ballerina davvero, ma davvero inquietante. Ancora possono esserci errori di altro genere che si verificano nelle immagini, però generalmente su 4 immagini si riesce ad ottenere uno o più di uno risultati accettabili. Naturalmente su alcune cose dovrai chiudere un occhio, come ad esempio questo cigno pinguino con 4 ali, oppure questo strano ibrido tra pinguino ed orso polare. Non oso immaginare l'accoppiamento. Ma perché ti sto parlando di intelligenza artificiale generativa? Ebbene, lo faccio perché l'intelligenza artificiale generativa va a fondersi direttamente con quella che è la terza ed ultima tendenza del 2024. Tutto è nato qualche anno fa con la cosiddetta realtà aumentata. Che cos'è la realtà aumentata? Una splendida tecnologia che ci consente di sovrapporre delle informazioni oppure la sovrimpressione di immagini
alla nostra realtà quotidiana. Utilizzando strumenti estremamente diffusi come ad esempio smartphone e tablet, siamo in grado di girare in una città che non conosciamo, inquadrarne una strada e vedere, come ad esempio nell'immagine che ti sto mostrando, tutti quanti i punti di interesse che possono agevolarci nello shopping oppure nel trovare un ristorante. Qualcuno ha pensato anche di evolvere il concetto di realtà aumentata portandolo nei giochi e sono nati giochi come Pokémon Go, che ha avuto una diffusione incredibile ma che ha fatto purtroppo anche tanti danni e qualcuno gravissimo, come puoi vedere ad esempio in quest'articolo, perché è il risultato evidente che l'utente medio non è assolutamente in grado di gestire questa tecnologia. Dalla realtà aumentata si è passati quindi alla cosiddetta realtà virtuale, che prevede esempi come questi di utilizzo di particolari visori che consentono esperienze davvero estremamente immersive in ambiti come il gaming, ma anche ad esempio nel momento in cui bisogna guidare un drone, sia a livello civile che a livello militare. Ebbene, questo strumento così arcaico si è evoluto sempre grazie alla solita Apple, che ha creato un prodigio come quello che stai guardando in questo momento. Estremamente flessibile e leggero da utilizzare, ha dato il via alla nuova era e alla nuova tendenza del 2024, ovvero la realtà mista. Ma che cos'è questa realtà mista e perché è così strettamente collegata all'intelligenza artificiale generativa? La realtà mista consente di visualizzare immagini come facevamo in realtà virtuale, ma interagendo in tempo reale anche con il mondo fisico. Per cui possiamo solamente ipotizzare gli imminenti sviluppi sia in ambito professionale tradizionale che soprattutto in ambito medico, in cui i dottori saranno in grado di fare esperienza senza rischiare la pelle di un paziente, ma soprattutto di condurre operazioni chirurgiche difficilissime progettate a tavolino millimetro dopo millimetro grazie all'uso di questa tecnologia. Potrebbe sorgere spontanea a questo punto la domanda un po' filosofica se dobbiamo temere queste innovazioni oppure dobbiamo gioirne. Beh, come sempre, a mio avviso, la risposta è nelle nostre mani. Nel caso, ad esempio, di Pokémon Go, è finita nelle mani sbagliate e ha fatto tanti danni. Nel caso dell'intelligenza artificiale generativa, tenendo conto che, ad esempio, le mie tecniche pittoriche si fermano a questo livello qui, direi che l'intelligenza artificiale generativa mi ha dato proprio quest'oggi una grossa mano. Quindi in soldoni, niente paura delle innovazioni, ma teniamo sempre acceso il cervello e soprattutto la nostra consapevolezza. Siamo giunti alla fine, o meglio, ai ringraziamenti. E quest'oggi i primi ringraziamenti dell'anno vanno a Guido Berselli, GMB 500, Claudio Morenghi, Claudio Francini per essersi abbonati al canale. Quindi a nome mio e di tutta quanta la community vi do ufficialmente il benvenuto nel club dei gentiluomini. E allo stesso modo 2 ringraziamenti specialissimi vanno quest'oggi a Zakuma68 e ad Aurelio Guercio per i loro generosissimi super grazie. Siete stati davvero generosissimi e le parole credo che non bastino in questo caso ad esprimere la gratitudine mia e di tutta la community nei vostri confronti. E gli ultimi ringraziamenti me li tengo sempre in tasca e come ben sai sono quelli destinati a te, che hai guardato questo video fino in fondo e mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E quindi nel rinnovarti i miei migliori auguri per un felice 2024, ti saluto e come sempre ti do appuntamento alla prossima.